Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati. Oggi prepariamo insieme una ricetta davvero profumatissima, gli involtini di vitello alla provenzale. Per realizzarli ci occorrono 600 g di carne carpaccio, pangrattato, parmigiano, prezzemolo, un bicchiere di vino bianco, aglio, provola, 2 cucchiai di pomodoro, salvia, sale, burro e olio. Iniziamo a preparare la nostra panure con pangrattato, prezzemolo, parmigiano. Adesso semplicemente andiamo a panare le nostre fettine in maniera molto leggera. Quindi premiamo con i nostri polpastrelli leggermente e dopo pensiamo alla farcitura. Volendo possiamo utilizzare anche del prosciutto crudo, ma io preferisco lasciarli davvero in maniera molto essenziale e quindi inseriamo all'interno 2 foglie di salvia, della provola o della mozzarella, a seconda di quelli che sono i vostri gusti, e andiamo ad arrotolare. Fermiamo quindi con uno stuzzicadenti. Continuiamo così a farcire tutti i nostri involtini. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi a questo canale e lasciare un bel like per sostenerlo. Grazie di cuore! Se vi fa piacere iscrivetevi anche al mio Instagram e alla mia pagina Facebook. Vi lascio tutti i link qua giù nell'info box. Bene, i nostri involtini sono pronti. Prendiamo 2 spicchi di aglio e li facciamo rosolare con una noce di burro, ne basta davvero poca, e circa un cucchiaio abbondante di olio extravergine di oliva. L'olio ci permette di evitare che il burro in cottura si bruci. Una volta che l'aglio è rosolato possiamo eliminarlo. Quindi inseriamo gli involtini. Li sistemiamo bene sulla nostra padella li bagniamo con un bicchiere di vino bianco e lasciamo sfumare completamente. Aggiungiamo anche la salvia. Li rigiriamo dopo un paio di minuti circa. Adesso uniamo una ciotola di acqua con circa 2 cucchiai di salsa di pomodoro. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e andiamo a bagnare i nostri involtini. Non ci occorre avere una salsa molto densa, proprio per questo vengono diluiti con acqua. In questo modo. Adesso lasciamo cuocere con il coperchio per un quarto d'ora. A metà cottura, naturalmente, li andiamo a rigirare. La carne è davvero sottilissima, parliamo di un carpaccio. Proprio per questo i tempi di cottura sono ridotti. Se invece state preparando degli involtini con della carne che ha uno spessore più grosso, naturalmente i tempi di cottura si allungano. Bene, siamo pronti per l'impiattamento. Disponiamo i nostri involtini sul nostro vassoio di portata e dopo non ci resta che irrorarli con la loro salsa formaggiosa. Sono davvero uno spettacolo, hanno un profumo meraviglioso, sono morbidissimi proprio perché la carne è sottile e si sciolgono in bocca. Una ricetta che vi piacerà davvero tanto, ne sono convinta. Bene, io vi ringrazio per aver seguito anche oggi il mio video.
vi lascio naturalmente alla prova assaggio. Vi ricordo che se non siete iscritti potete iscrivervi ed è fondamentale attivare la campanella per ricevere tutte le mie nuove ricette. Se vi va lasciate un like e condividete con i vostri amici per aiutare il mio canale a crescere e a migliorare. Un bacione e un abbraccio, ci vediamo domani con la prossima nuova videoricetta. Ciao!